Maria, al mattino della Pentecoste tu hai sostenuto con la preghiera l'inizio dell'evangelizzazione intrapresa dagli Apostoli sotto l'azione dello Spirito Santo. Con la tua costante protezione continua a guidare anche oggi, in questi tempi di apprensione e di speranza, i passi della Chiesa, che, docile al mandato del suo Signore, si spinge con la lieta notizia della salvezza verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra. Orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché, fedeli a Dio e all'uomo, affrontiamo con umile audacia i sentieri dell'etere per recare alla mente ed al cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo, Redentore dell'uomo. O Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Amen. Principalmente dall'uso della clausola nazionale di salvaguardia. Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi della memoria di Sant'Ignazio di Loyola, sacerdote. I testi sono dal proprio dei Santi, dal Comune dei Pastori, con salmodia dal giovedì della prima settimana del Salterio.
Consacriamo a Dio le primizie di questo giorno ed affidiamoci al suo servo San Francesco. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Venite, adoriamo il Pastore Supremo, Cristo Signore. Venite, adoriamo il Pastore Supremo, Cristo Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Venite, adoriamo il Pastore Supremo, Cristo Signore. Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Venite, adoriamo il Pastore Supremo, Cristo Signore. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio il nostro Dio, e ci benedica Dio, e lo temono tutti i confini della terra. Venite, adoriamo il Pastore Supremo, Cristo Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo il Pastore Supremo, Cristo Signore. Frumento di Cristo noi siamo, cresciuto nel sole di Dio, nell'acqua del fonte impassato, segnati dal crisma divino. In pane trasformaci, o Padre, per il sacramento di pace, un pane, uno spirito, un corpo, la Chiesa una santa, o Signore. O Cristo Pastore glorioso, a te la potenza e l'onore, col Padre e lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te.
La via di Dio è diritta, la parola del Signore è provata al fuoco. Egli è scudo per chi in Lui si rifugia. Infatti, chi è Dio se non il Signore? O chi è rupe se non il nostro Dio? Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino. Mi ha dato agilità come di cerve, sulle alture mi ha fatto stare saldo. Ha addestrato le mie mani alla battaglia, le mie braccia a tender l'arco di bronzo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te. La tua destra mi sostiene, o Signore. Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha fatto crescere. Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato. Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti. Non sono tornato senza averli annientati. Li ho colpiti e non si sono rialzati. Sono caduti sotto i miei piedi. Tu mi hai cinto di forza per la guerra, hai piegato sotto di me gli avversari. Dei nemici mi hai mostrato le spalle, hai disperso quanti mi odiavano. Hanno gridato e nessuno li ha salvati. Al Signore ma non ha risposto. Come polvere al vento li ho dispersi, calpestati come fango delle strade. Mi hai scampato dal popolo in rivolta. Mi hai posto a capo delle nazioni. Un popolo che non conoscevo mi ha servito. All'udirmi subito mi obbedivano. Stranieri cercavano il mio favore, impallidivano uomini stranieri e uscivano trementi dai loro nascondigli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La tua destra mi sostiene, o Signore. Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza. Viva il Signore e benedetta la mia rupe. Sia esaltato il Dio della mia salvezza. Dio, tu mi accordi la rivincita e sottometto i popoli al mio gioco. Mi scampi dai nemici furenti. Dei miei avversari mi fai trionfare e mi liberi dall'uomo violento. Per questo, Signore, ti loderò tra i popoli e canterò inni di gioia al tuo nome. Egli concede al suo Re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza. Togli il velo ai miei occhi, Signore, scruterò i prodigi della tua legge.
Dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Fratelli, ho forse commesso una colpa basando me stesso per esaltare voi, quando vi ho annunziato gratuitamente il Vangelo di Dio? Ho spogliato altre chiese accettando da loro il necessario per vivere, allo scopo di servire voi, e trovandomi presso di voi, e pur essendo nel bisogno, non sono stato d'aggravio a nessuno, perché alle mie necessità hanno provveduto i fratelli giunti dalla Macedonia. In ogni circostanza ho fatto il possibile per non esservi di aggravio, e così farò in avvenire. Come è vero che c'è la verità di Cristo in me, nessuno mi toglierà questo vanto in terra di Acaia. Questo perché? Forse perché non vi amo? Lo sa Dio, lo faccio invece e lo farò ancora per troncare ogni pretesto a quelli che cercano un pretesto per apparire come noi in quello di cui si vantano. Questi tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si mascherano da apostoli di Cristo. Ciò non fa meraviglia, perché anche Satana si maschera da angelo di luce. Non è perciò gran cosa se anche i suoi ministri si mascherano da ministri di giustizia, ma la loro fine sarà secondo le loro opere. Lo dico di nuovo, nessuno mi consideri come un pazzo, o se no ritenemi pure come un pazzo, perché possa anche io vantarmi un poco. Quello che dico, però, non lo dico secondo il Signore, ma come da stolto, nella fiducia che ho di potermi vantare, dal momento che molti si vantano da un punto di vista umano. Mi vanterò anche io. Infatti voi, che pur siete saggi, sopportate facilmente gli stolti. In realtà, sopportate chi vi riduce in servitù, chi vi divora, chi vi sfrutta, chi è arrogante, chi vi colpisce in faccia. Lo dico con vergogna. Come siamo stati deboli. Però in quello in cui qualcuno osa vantarsi, lo dico da stolto, oso vantarmi anch'io. Sono ebrei? Anche io. Sono israeliti? Anche io. Sono stirpe di Abramo? Anche io. Sono ministri di Cristo? E sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro, molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 39 colpi. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde, viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericolo di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. E oltre a tutto questo è il mio asilo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Chi è debole, che anche io non lo sia? Chi riceve scandalo, che io non ne frema?
Il Vangelo che annunzio non è modellato sull'uomo. Non l'ho ricevuto da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. La verità di Cristo è in me, poiché vi ho annunziato il Vangelo di Dio. Non l'ho ricevuto da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Dagli atti raccolti da Ludovico Consalvo dalla bocca di Sant'Ignazio. Essendo stato appassionato divoratore di romanzi ed altri libri fantasiosi sulle imprese mirabolanti di celebri personaggi, quando cominciò a sentirsi in via di guarigione, Ignazio domandò che le fossero date alcuni tanto per ingannare il tempo. Ma nella casa dove era ricoverato non si trovò alcun libro di quel genere, per cui gliene furono dati 2 intitolati Vita di Cristo e Florileggio di Santi, ambedue nella lingua materna. Si mise a leggerli e rileggerli e man mano che assimilava il loro contenuto sentiva nascere in sé un certo interesse ai temi ivi trattati. Ma spesso la sua mente ritornava a tutto quel mondo immaginoso descritto dalle letture precedenti. In questo complesso gioco di sollecitazioni si inserì l'azione di Dio misericordioso. Infatti, mentre leggeva la vita di Cristo nostro Signore dei Santi, pensava dentro di sé e così si interrogava: e se facessi anch'io quello che ha fatto San Francesco? E se imitassi l'esempio di San Domenico? Queste considerazioni duravano anche abbastanza a lungo, avvicendandosi con quelle di carattere mondano. Un tale susseguirsi di stati d'animo lo occupò per molto tempo, ma tra le prime e le seconde vi era una differenza. Quando pensava alle cose del mondo era preso da grande piacere, poi subito dopo, quando stanco le abbandonava, si ritrovava triste e inaridito. Invece quando immaginava di dover condividere le austerità che aveva visto mettere in pratica dei santi, allora non solo provava piacere mentre vi pensava, ma la gioia continuava anche dopo. Tuttavia, egli non avvertiva né dava peso a questa differenza fino a che, aperti un giorno gli occhi della mente, incominciò a riflettere attentamente sulle esperienze interiori che gli causavano tristezza e sulle altre che gli portavano gioia. Fu la prima meditazione intorno alle cose spirituali. In seguito poi, addentrandosi ormai negli esercizi spirituali, constatò che proprio da qui aveva cominciato a comprendere quello che insegnò ai suoi sulla diversità degli spiriti. Chi parla lo faccia con parole di Dio. Chi esercita un ministero lo compia con l'energia di Dio. Tutto per la gloria di Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Soprattutto conservate tra voi una grande carità. Tutto per la gloria di Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Pietà di me, o Dio. In te mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo.
Invocherò Dio l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me un fosso e vi sono caduti. Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare a te, voglio inneggiare. Svegliati il mio cuore, svegliatevi arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Svegliatevi, arpa eccetera, voglio svegliare l'aurora. Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni. Ascoltate, popoli, la parola del Signore. Annunziatela alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge. Perché il Signore ha redento Giacobbe, lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, fluiranno verso i beni del Signore, verso il grano, il mostro e l'olio, verso i nati dei greggi e degli armenti. Essi saranno come un giardino irrigato, non languiranno mai. Allora si lieterà la vigna della danza. Giovani e i vecchi gioiranno. Io cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni. Sazierò di delizie l'anima dei sacerdoti, il mio popolo abbandonerà i miei beni. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il tuo Popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni. Grande il Signore, degno di ogni lode, è la città del nostro Dio. Il suo monte santo, l'altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza inespugnabile. E coi resi sono alletati, sono avanzati insieme.
attoniti e persi dal panico sono fuggiti. La sgomento li ha colti, l'ole come di partoriente. Simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Come avevamo detto, così abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre. Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra, e piena di giustizia la tua destra. Proisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda, a motivo dei tuoi giudizi. Circondante Sion, girate intorno, contate le sue torri. Osservate i suoi bullardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura. Questo è il Signore nostro Dio, in eterno sempre. Egli è colui che ci guida. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita. Imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine. Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa. Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa. Giorno e notte annunziano il tuo nome, vegliano sulla tua Chiesa. Gloria al Padre e al Figlio
io ti conosca intimamente, o Cristo, e tuo compagno nella passione possa risorgere con te. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore e apri per Ali le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Che io ti conosca intimamente, o Cristo, e tuo compagno nella passione possa risorgere con te. A Cristo, buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera. O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. Cristo, che in Sant'Ignazio ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità. tu che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore, non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri. Tu che nei santi pastori posti al servizio del tuo popolo ti sei fatto medico delle anime e dei corpi, Fa che non venga mai meno la tua presenza mediante i ministri santi e santificatori. Tu che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi, Fa che i predicatori del Vangelo
ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che a gloria del tuo nome hai suscitato nella Chiesa Sant'Ignazio di Loyola, concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere la buona battaglia del Vangelo per ricevere in cielo la corona dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa, per quelli che ti sono raccomandati.
Il canto è a pagina 109. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo l'Eucaristia nella memoria di Sant'Ignazio di Loyola e vogliamo chiedere al Signore sapienza e intelligenza per accogliere e interpretare la Scrittura, per ricercare la sua volontà nella nostra vita e per essere umili nel mettere in pratica gli insegnamenti che ci vengono dal Vangelo. Facciamo questo consacrando a Dio il dono di questa nuova giornata e aprendo il cuore alla misericordia del Padre che sempre ci perdona. Per celebrare degnamente questi santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato Sant'Ignazio di Loyola a operare nella Chiesa per la maggior gloria del tuo nome, concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere in terra la buona battaglia della fede per ricevere con Lui in cielo la corona dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè seguì ogni cosa come il Signore gli aveva ordinato, così fece.
Nel secondo anno, nel primo giorno del primo mese, fu eretta la dimora. Mosè eresse la dimora, posse le sue basi, dispose le assi, vi fissò le traverse e rizzò le colonne. Poi stesse la tenda sopra la dimora e dispose al di sopra la copertura della tenda, come il Signore gli aveva ordinato. Prese la testimonianza, la posse dentro l'arca, mise le stanghe all'arca e pose il propiziatorio sull'arca. Poi introdusse l'arca nella dimora, collocò il velo che doveva far da cortina e lo tesse davanti all'arca della testimonianza, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Allora le nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la dimora. Mosè non poté entrare nella tenda del convegno, perché la nube sostava su di essa e la gloria del Signore riempiva la dimora. Per tutto il tempo del loro viaggio, quando la nube si innalzava e lasciava la dimora, gli israeliti levavano le tende. Se la nube non si innalzava, essi non partivano, finché non si fosse innalzata, perché la nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla dimora e durante la notte vi era in essa un fuoco, visibile a tutta la casa di Israele, per tutto il tempo del loro viaggio. Parola di Dio. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia anela e desidera gli altri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio, cresce lungo il cammino il suo vigore. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che 1000 nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. Apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio tuo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Ancora il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena,
I pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Parola del Signore. Avete compreso tutto questo? Gli risposero sì. Fratelli e sorelle, Gesù sta parlando ancora una volta ai discepoli e secondo il racconto di Matteo questa è l'ultima delle parabole in questo capitolo, nel capitolo 11. E c'è una sorta di riassunto di ciò che man mano il Signore è andato insegnando alle folle e ai discepoli, e la pagina di oggi rappresenta questo punto di arrivo, se così possiamo chiamarlo. Avete compreso tutto questo, dunque non solo quello che abbiamo ascoltato oggi, anche tutte le parabole precedenti che in questa settimana ci hanno accompagnato. Di cosa parla il Signore e a che cosa fa riferimento quella domanda che ha come centro il comprendere? Avete compreso? Avete preso con voi? Prendere con sé? Non soltanto capire, prendere con sé tutto questo? Gesù sta parlando appunto ai discepoli e a noi di una realtà spirituale che oggi chiameremo volentieri quella del discernimento, il saper distinguere le cose buone da quelle cattive, il saper compiere delle scelte illuminati dallo Spirito, perché spesso, noi lo sappiamo, le grandi scelte possono nascere da circostanze secondarie che però poi si rivelano decisive. È l'esempio del Vangelo, i pescatori che distinguono le cose da mangiare da quelle da buttar via. Circostanza apparentemente secondaria, eppure Gesù la prende come esempio per descrivere il momento, il luogo, i tempi per entrare nel regno e quale sarà il discernimento finale, il giudizio di Dio, nei confronti di ciascuno di noi, che distinguerà con l'aiuto degli angeli quanto sarà buono e quanto dovremmo buttar via per poter entrare nel regno. Per chi guarda verso l'altare, la scena del giudizio universale alle mie spalle è espressiva di tutto questo, è l'affresco sull'abside. Così sarà alla fine dei tempi. Dio opererà egli stesso il grande discernimento, o chiamiamolo giudizio, come più siamo abituati a fare, insieme agli angeli, e lo farà nei nostri confronti, nei confronti di tutta l'umanità. Il regno, ciò verso cui stiamo camminando, si manifesta nelle azioni quotidiane della vita. Non è una frase mia, la disse Papa Francesco. E l'ultima parabola appunto di questo brano di Matteo ci fa vedere come l'insegnamento è che alla fine è il bene che trionferà. Non sarebbe storia di salvezza, ma di condanna. Noi camminiamo in una storia di salvezza, credendo e sperando nel bene che alla fine trionferà, perché il discernimento ultimo è in mano a Dio, che è sommo bene, unico bene, vero bene, direbbe Francesco. E i discepoli ascoltano questa parabola e sembra che riescano a capirla. Avete compreso tutto questo? Sì, risposero, ci dice il Vangelo. Quindi sembrerebbero in grado di accogliere e di capire questa parola, perché sono essi i discepoli di Cristo. Ognuno di noi, siamo noi il buon terreno nel quale Dio può seminare i semi del regno, come un padrone di casa
che nella sua saggezza sa trarre dal tesoro cose antiche e cose nuove, quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo. È la fede che ci conduce verso le cose sempre nuove, è la fede che rinnova il tesoro della rivelazione che abbiamo ricevuto, è la fede che attraverso i sacramenti ci orienta verso l'uomo nuovo che è Cristo, il Redentore, il Giudice, colui che appunto sa fare nella nostra vita il discernimento decisivo, finale, anche a partire, ripeto, da circostanze apparentemente secondarie o di poco conto. E non è un caso che questo Vangelo provvidenzialmente capiti nel giorno in cui celebriamo Sant'Ignazio, il fondatore della Compagnia di Gesù, che ha fatto del tema del discernimento degli spiriti e del combattimento interiore il suo cammino di santità, tanto valido così come ancora oggi viene proposto e riproposto nella forma dei suoi esercizi spirituali, gli esercizi ignaziani che tanti di voi probabilmente hanno vissuto o praticano ancora. Ci aiuti il Signore a compiere insieme a Lui il discernimento non soltanto tra le cose antiche e le cose nuove che Lui semina ogni giorno nella nostra vita, ma a saper discernere davvero ciò che viene dal bene e ciò che viene dal male, perché similmente a quei pescatori sappiamo essere illuminati, ispirati dallo Spirito, a distinguere, a discernere insieme a Lui, a preparare già da oggi quell'ingresso nel regno, quel regno che ci attende, quel regno dove tutto è rivelato. Così sia. Fratelli e sorelle, la chiamata del Signore segna l'inizio di una nuova vita in cui sono necessari sacrificio, saggezza e discernimento. Con lo stesso fervore di Sant'Ignazio preghiamo insieme. Fa che amiamo la tua volontà, o Padre. Fa che amiamo la tua volontà, o Padre. Perché ogni cristiano senta la gioia e la responsabilità di essere parte viva della Chiesa, preghiamo. Fa che amiamo la tua volontà, o Padre. Perché attraverso la testimonianza dei cristiani il mondo sperimenti la potenza della risurrezione di Cristo, preghiamo. Fa che amiamo la tua volontà, o Padre. Perché cultura e Vangelo tornino a incontrarsi e a dialogare per il bene dell'umanità, preghiamo. Fa che amiamo la tua volontà, o Padre. Perché i laici riscoprano la bellezza e la grandezza della loro vocazione in Cristo, preghiamo. Fa che amiamo la tua volontà, o Padre. Perché ognuno di noi scopra la saggezza che rende disposti a perdere tutto per incontrare Cristo, preghiamo. Fa che amiamo la tua volontà. A queste intenzioni aggiungiamo quelle che ognuno di noi porta nel cuore. Preghiamo per le vostre intenzioni, di voi qui presenti, fedeli e pellegrini, dei pellegrini che visiteranno questo luogo in questa giornata, e ancora continuiamo la nostra preghiera per i giovani che stanno per incontrare nel Giubileo dei Giovani il Papa Leone a Roma, e a questo si stanno preparando in vario modo, perché il discernimento che lo Spirito opera nei nostri cuori e nei loro cuori possa portare presto frutti. E in un momento silenzioso preghiamo per tutti coloro che ci hanno chiesto di ricordarli nelle nostre preghiere. O Padre, che sovraintendi alla costruzione della città terrena come di quella celeste, accogli le nostre invocazioni ed aiutaci a preparare un futuro migliore per Cristo nostro Signore. Amen. Pagina 149. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolore,
Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita a servizio di tutto il mondo. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolore, come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui? La nostra messa sia l'incontro con Cristo, la comunione con quelli che soffrono. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolore, come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui? Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Per il bene nostro e di tutta. Ti siano gradite, Signore Dio, le offerte che ti presentiamo nella memoria di Sant'Ignazio, e fa che i divini misteri, sorgente di ogni santità nella Chiesa, santifichino anche noi nella verità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il santo pastore Ignazio ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete
e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo. Nell'attesa, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Admettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Ignazio, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tutti e vivi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il canto è a pagina 77. Cibo a noi, Signore, germe vivente di bontà. Nel tuo Vangelo, buon pastore, sei stato grazie diciamo te, Gesù, resta con noi, non ci lasciare, sei vero amico, solo tu. Alla tua mensa corsi siamo, pieni di fede
Preghiamo. Il sacrificio di lode che ti abbiamo offerto, o Signore, in rendimento di grazie nella memoria di Sant'Ignazio, orienti la nostra vita alla lode perenne del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Pagina 103. Padre Santa, il Creator, da ogni macchia ti servo, sei tutta bella nel tuo splendore, immacolata noi ti acclamiamo. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle, in Gesù Cristo eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno giovedì 31 luglio Sant'Ignazio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio che hai chiamato Sant'Ignazio di Loyola a operare nella Chiesa per la maggior gloria del tuo nome, concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere in terra la buona battaglia della fede, per ricevere con Lui in cielo la corona dei santi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesce. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù ci racconta la storia di una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via quelli cattivi. Questo semplice gesto insegna qualche cosa di profondo. Il giudizio finale appartiene solo a Dio. Noi siamo chiamati a gettare la rete, a lavorare per il regno, ma non a decidere chi è buono o cattivo. Un esempio vicino alla nostra esperienza potrebbe essere quello di una comunità che accoglie persone diverse.
Alcuni hanno un passato difficile, altri sono segnati da errori e scelte sbagliate. Quante volte può venire spontaneo giudicare, etichettare, separare chi riteniamo giusto da chi consideriamo sbagliato? Ma chi siamo noi per farlo? Pensa a un medico. Lui non giudica il paziente che arriva con una malattia, non decide se merita o meno la cura in base a come ha vissuto. Il medico si concentra sulla guarigione, sul fare il bene senza distinzione. Ecco, questo è quello che siamo chiamati a fare anche noi. Curare, amare, aiutare. La giustizia lasciamola a Dio, perché solo Lui conosce il cuore di ogni persona. Invece di cercare chi sbaglia, impegniamoci a fare il bene, confidando nell'amore di Dio. Gesù è il vero giudice, l'unico capace di giudicare con giustizia e misericordia. Noi accontentiamoci di fare la nostra parte, che è seminare amore, anche quando sembra difficile. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E anche questo giovedì, come sempre, preghiamo per i fratelli e le sorelle che soffrono nello spirito e nel corpo, per i loro familiari e le persone che si prendono cura di loro, e grazie di cuore per le vostre preghiere. Ciao ciao e abbi cura di te. Eccolo! Ciao. Amici di Trebi Meteo, un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento col TG di Trebi. Questa mattina ci sono delle nuvole sul nord Italia per via di un impulso instabile che poi porterà ancora un po' di variabilità su gran parte d'Italia. Partiamo dunque dalle webcam del nord, da Milano, con cieli irregolarmente nuvolosi. Questa mattina c'è stato anche qualche piovasco, poi nel corso del pomeriggio la situazione migliorerà, avremo anche delle schiarite con una temperatura gradevole, estiva, ma non oltre i 28-29 gradi. Anche a Genova questa mattina ci siamo svegliati con cieli molto nuvolosi, c'è stata anche qualche goccia di pioggia in città, poi nel pomeriggio la situazione andrà migliorando, avremo delle schiarite, contesto termico comunque molto gradevole con una temperatura massima intorno ai 28 gradi. Anche Venezia, la splendida Venezia, questa mattina si è svegliata con cieli piuttosto nuvolosi un po' su tutto il Veneto, per la verità. Non abbiamo grandi conseguenze in termini di piogge, di fenomeni, qualche piovasco al pomeriggio sarà possibile specialmente sui rilievi, ma sarà invece in prevalenza asciutto sulle pianure e sulle coste. Adesso passiamo al centro, dove la situazione è iniziata, la giornata è iniziata con cieli in prevalenza sereni e poco nuvolosi. Qui siamo a Roma, poi nel pomeriggio avremo un aumento della variabilità, il passaggio anche di qualche locale piovasco non è da escludersi anche in città, con una temperatura massima che sarà intorno ai 29 gradi. Anche a Firenze la situazione è simile. Questa mattina cieli sereni a poco nuvolosi, poi aumenta la variabilità, le nuvole nel corso del pomeriggio, con la possibilità anche di qualche piovasco un po' su tutta la Toscana.
All'Aquila questa mattina alba splendida, vedete i cieli sereni o poco nuvolosi, tuttavia anche in questo caso nel pomeriggio aumenteranno le nuvole, poi verso sera avremo la possibilità di qualche piovasco, qualche acquazzone, una temperatura massima che sarà intorno ai 26 e poi scenderà nel caso di fenomeni. Adesso uno sguardo al sud, in particolare a Napoli, questa mattina cieli sereni o poco nuvolosi. Poi avremo qualche nuvola in più nel corso della giornata, un contesto variabile, una temperatura intorno ai 28 gradi, però non avremo particolari conseguenze in termini di fenomeni. Anche a Gallipoli, in Puglia, situazione discreta, quest'oggi giornata in prevalenza soleggiata, qualche nuvola in più tra pomeriggio e sera, però sempre in un contesto asciutto e a tratti ancora ventoso per questi venti da nord che soffiano sull'Adriatico e dunque mantengono delle temperature contenute non oltre i 29-30 gradi. Vediamo adesso la situazione dal satellite che ci mostra questa nuvolosità presente questa mattina su gran parte del nord Italia. Poi nel corso del pomeriggio tendenza a variabilità anche al centro e appunto arriverà qualche piovasco, specialmente sulle aree tirreniche e lungo la dorsale appenninica. Infatti la situazione vedrà una lieve rimonta dell'anticiclone, un aumento della pressione anche sul Mediterraneo. Tuttavia le alte pressioni rimangono piuttosto rifilate, quella delle Azzorre in Atlantico, quella africana sul continente e dunque l'Italia rimarrà esposta a queste correnti nord-occidentali che porteranno comunque temperature decisamente gradevoli, valori molto contenuti per il periodo, non andremo oltre giovedì 30 gradi di massima, valori anche più freschi sul versante adriatico dove appunto avremo questi venti che ancora soffieranno nei quadranti settentrionali. Venerdì poi tra l'altro si avvicina un nuovo impulso instabile alle Alpi dal nord Atlantico e dunque avremo un aumento dell'instabilità al nord con acquazzoni temporali dapprima su Alpi e Prealpi, poi entro sera anche su parte delle pianure. Sarà dunque il preludio a un weekend decisamente più instabile, nuove acquazzoni temporali saranno piuttosto diffusi al centro-nord nella giornata di sabato con un nuovo calo delle temperature e poi tra sabato e domenica possibilità di qualche acquazzone anche al centro-sud. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sul sito o sull'app di Trebi Meteo. Preghiera a Sant'Ignazio di Loyola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso Sant'Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù e maestro della vita spirituale, intercedi per noi presso il trono dell'Altissimo. Concedici la tua forza e la tua determinazione affinché possiamo affrontare le sfide della vita con coraggio e fede incrollabile. O Sant'Ignazio, maestro degli esercizi spirituali, guida i nostri cuori verso una più profonda comunione con Dio. Insegnaci a trovare Dio in tutte le cose e a viverle ogni giorno. Intercedi per noi nelle nostre necessità e difficoltà, affinché possiamo trovare conforto e forza nella misericordia e nell'amore di Dio. Sant'Ignazio di Loyola, prega per noi, affinché possiamo vivere con fede, speranza e carità e raggiungere la gioia eterna nel regno dei cieli. Amen. Sant'Ignazio di Loyola, prega per noi e per il mondo intero.
C'è un'altra aria, c'è un altro sole sulle colline di Meggiugorie, un'altra luce sopra le case e tanta pace dentro le chiese e mille fontane chiuse e mille candele accese. C'è un'altra aria, c'è un altro sole e sguardi nuovi tra le persone. Chi ti è vicino ti dà la mano ed il pensiero va a chi è lontano e mille fontane chiuse e mille candele accese. Parlami, confortami, o Vergine Maria, Madre mia purissima, confido solo in te. Quanta dolcezza nelle tue parole, guardami negli occhi e solo non sarò più, mai più. Spirito Santo, porta l'amore sulle rovine che ho dentro al cuore. Tienimi stretto come un bambino. Spirito Santo, stammi vicino e mille stelle si sono accese solo per te, Regina della pace. C'è un'altra aria, c'è un altro sole sulle colline di Meggiugorie, un'altra luce sopra le case e tanta pace dentro le chiese e mille fontane chiuse e mille candele accese. Parlami, confortami, o Vergine Maria, Madre mia purissima, confido solo in te. Quanta dolcezza nelle tue parole, guardami negli occhi e solo non sarò più, mai più. Spirito Santo, porta l'amore sulle rovine che ho dentro al cuore. Tienimi stretto come un bambino.
stelle si sono accese solo per te, Regina della pace. Preghiera a Sant'Ignazio di Loyola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso Sant'Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù e maestro della vita spirituale, intercedi per noi presso il trono dell'Altissimo. Concedici la tua forza e la tua determinazione affinché possiamo affrontare le sfide della vita con coraggio e fede incrollabile. O Sant'Ignazio, maestro degli esercizi spirituali, guida i nostri cuori verso una più profonda comunione con Dio. Insegnaci a trovare Dio in tutte le cose e a viverle ogni giorno. Intercedi per noi nelle nostre necessità e difficoltà, affinché possiamo trovare conforto e forza nella misericordia e nell'amore di Dio. Sant'Ignazio di Loyola, prega per noi, affinché possiamo vivere con fede, speranza e carità e raggiungere la gioia eterna nel regno dei cieli. Amen. Sant'Ignazio di Loyola, prega per noi e per il mondo intero. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente, perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portato in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore.
Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera, così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen.
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. C'è un'altra aria, c'è un altro sole sulle colline di Meggiugorie, un'altra luce sopra le case e tanta pace dentro le chiese e mille fontane chiuse e mille candele accese. C'è un'altra aria, c'è un altro sole e sguardi nuovi tra le persone. Chi ti è vicino ti dà la mano ed il pensiero va a chi è lontano e mille fontane chiuse e mille candele accese. Parlami, confortami, o Vergine Maria, Madre mia purissima, confido solo in te. Quanta dolcezza nelle tue parole, guardami negli occhi e solo non sarò più, mai più. Spirito Santo, porta l'amore sulle rovine che ho dentro al cuore. Tienimi stretto come un bambino. Spirito Santo, stammi vicino e mille stelle si sono accese solo per te, Regina della pace. C'è un'altra aria, c'è un altro sole sulle colline di Meggiugorie, un'altra luce sopra le case e tanta pace dentro le chiese e mille fontane chiuse e mille candele accese. Parlami, confortami, o Vergine Maria, Madre mia purissima, confido solo in te.
sono accese solo per te, Regina della pace. Solo in te c'è salvezza, solo in te c'è libertà. Tu, Signore, sei la via, verità e vita sei per me. Quando il buio scende su di me, quando il mondo spegne ogni speranza, tu sei lì, mi sostieni e mi rialzi. Hai portato il peso del mio cuore, con il tuo perdono mi hai guarito. Tu sei pace nella tempesta, sei riposo nella lotta, nel silenzio parli al mio cuore. Anima mia spera nel Signore, anche se camminassi nella valle oscura, io non temerei, perché tu sei con me. Il tuo amore è forte, più della morte. Solo in te c'è salvezza, solo in te c'è libertà. Tu, Signore, sei la via, verità e vita sei per me. Solo in te, Gesù, solo in te, Gesù, c'è salvezza, amore e verità. Solo in te, Gesù. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Ancora il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose?» Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba divenuto discepolo nel regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». Terminate queste parabole, Gesù partì di là. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 31 luglio 2025, la Chiesa celebra la memoria di Sant'Ignazio di Loyola. Carissimi fratelli e sorelle, voglio ringraziare ognuno di voi per le preghiere che avete fatto per me, per la mia guarigione. Voglio assicurarvi che sto bene e che l'infezione ormai è passata e continuiamo questo nostro percorso nella preghiera, nella riflessione, nell'annuncio della parola, mettendo ogni nostra malattia, ogni nostro dolore nelle mani di Gesù e Maria. Loro sanno ciò che siamo. Loro sanno ciò che vogliamo, loro faranno sempre in modo che i nostri sforzi saranno sempre sforzi fatti per la maggior gloria di Dio e per il bene della Santa Chiesa. Grazie di cuore a tutti e un grazie anche a Don Luca che in questi giorni mi ha aiutato. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la Chiesa celebra la memoria di Sant'Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, meglio conosciuti come i Gesuiti. Sant'Ignazio è una figura straordinaria, un uomo che ha attraversato un profondo processo di conversione, passando dalla ricerca della gloria personale come cavaliere alla totale dedizione a Cristo e al servizio del Vangelo. Sant'Ignazio di Loyola era un uomo concreto, un uomo del discernimento, una parola che ritorna spesso nella nostra spiritualità. Per Sant'Ignazio la vita spirituale non era fatta solo di sentimenti passeggeri o di emozioni religiose, ma era fatta di scelte reali, profonde, orientate alla volontà di Dio. È bello vedere che la liturgia di oggi, nel giorno della sua memoria, ci proponga un Vangelo che parla proprio del discernimento, cioè della separazione tra ciò che è buono e ciò che non lo è, tra ciò che ha valore eterno e ciò che è destinato a passare. Ma prima di arrivare al Vangelo di oggi, soffermiamoci per un momento sulla prima lettura tratta dal libro dell'Esodo. Carissimi fratelli e sorelle, nella prima lettura di oggi ci viene raccontato un momento in cui Mosè conclude l'opera del tabernacolo secondo le indicazioni di Dio. E appena questa dimora mobile del Signore è ultimata, la nube della gloria del Signore lo avvolge e la presenza di Dio riempie la tenda. Questo è un momento davvero straordinario in cui si manifesta la vicinanza di Dio al suo popolo. Qui Dio ci dimostra che non è un Dio distante, non è un Dio teorico, ma un Dio che cammina con loro, che guida il suo popolo nel deserto con una nube di giorno e con un fuoco di notte. Carissimi fratelli e sorelle, anche la nostra vita spesso è un deserto, un cammino difficile, un cammino pieno di incertezze e di prove, ma Dio non ci lascia soli. Come ha accompagnato Israele nel deserto, così accompagna tutti noi nella nostra quotidianità, spesso faticosa, confusa, a volte arida, piena di dolori. Ma Dio non si dimentica mai di noi, non si dimentica mai dei suoi figli.
perché noi ai suoi occhi siamo figli amati. Vedete, fratelli e sorelle, il tabernacolo che Mosè costruisce è segno di una presenza, segno di un Dio che abita in mezzo al suo popolo, e oggi quel tabernacolo è la Chiesa, ma anche il nostro cuore, ma solo se lo rendiamo disponibile ad accogliere il Signore. Nel Vangelo secondo Matteo che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, ci viene offerta un'altra parabola del regno, la rete gettata nel mare, che raccoglie pesci di ogni genere. Ieri ci sono state proposte nella liturgia 2 parabole che avete riflettuto con Don Luca Fabiani, quella del tesoro nascosto nel campo e quello del mercante in cerca di perle preziose. Oggi invece la liturgia ci mette davanti quest'altra parabola della rete gettata in mare. Vedete, quando la rete è piena, i pescatori la tirano a riva e cominciano a separare i pesci buoni dai cattivi, i primi nei canestri e i secondi vengono buttati via. In questa lettura di oggi Gesù conclude questa parabola con queste parole molto forti e dice questo: così sarà la fine del mondo. Gli angeli separeranno i giusti dai malvagi e getteranno i malvagi nella fornace ardente. Carissimi fratelli e sorelle, questo passo del Vangelo di oggi non vuole metterci paura, ma vuole solamente ricordarci una verità fondamentale della nostra fede. La nostra vita ha un giudizio finale. E non è tutto uguale, non è tutto indifferente e non tutto porta alla stessa meta. Vedete, tutti noi viviamo in un tempo in cui spesso si ha paura di giudicare, di distinguere, di dire che qualcosa è giusto o sbagliato. Ma il Vangelo di oggi ci dice chiaramente che alla fine dei tempi ci sarà una separazione, una scelta definitiva e che ogni giorno anche noi siamo chiamati a compiere scelte vere, scelte che danno un senso alla nostra vita. Carissimi fratelli e sorelle, la rete gettata nel mare è come il Vangelo, che raggiunge tutti indistintamente, ma poi c'è un discernimento, un vaglio, proprio come Sant'Ignazio insegnava nei suoi esercizi spirituali. La vita cristiana è un continuo discernimento tra ciò che viene da Dio e ciò che ci allontana da Dio. La parte buona del pesce è quella che si lascia trasformare, convertire, purificare, che accoglie la parola, che vive il Vangelo con sincerità, mentre la parte cattiva rappresenta la resistenza, la chiusura, la superficialità, l'indifferenza. Allora in questa memoria di Sant'Ignazio tutti noi siamo chiamati a riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita, a lasciarci guidare dalla sua nube, dalla sua luce e soprattutto ad imparare a distinguere, a scegliere, a lasciarci pescare dall'amore di Gesù. Vedete, il regno dei cieli non è qualcosa che si impone con la forza, proprio come ci ha ricordato ieri Don Luca, ma si propone, si offre, come una rete che ci avvolge, come una chiamata che ci raggiunge e che attende la nostra risposta. Allora oggi, tutti insieme, chiediamo al Signore di essere tra quei pesci buoni, tra coloro che lasciano agire la sua grazia, che si lasciano purificare e trasformare, e chiediamo questo per intercessione di Sant'Ignazio di Loyola, per avere un cuore pronto al discernimento, capace di cercare e trovare Dio in tutte le cose, per vivere ogni giorno orientati alla sua gloria, per essere alla fine accolti nei suoi canestri, cioè nella sua gioia eterna. Auguri a tutti coloro che portano questo stupendo nome e possa Sant'Ignazio di Loyola intercedere per voi, per le vostre famiglie e per le vostre intenzioni.
Ancora una volta, fratelli e sorelle, vi ringrazio per le preghiere che avete rivolto alla mia persona. Grazie davvero. La famiglia di Dio è la famiglia che non apprezzo, perché la famiglia di Dio ti è vicina soprattutto nel dolore. Ma dobbiamo continuare ad avere fiducia nel Signore, sempre. Questa fiducia non deve mai mancare. Quindi affidiamoci sempre a Gesù, anche nel momento del dolore, e affidiamoci alle mani della Mamma Celeste. Lei saprà come guidarci con amore, quello stesso amore di una madre. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 31 luglio 2025, memoria di Sant'Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù. Permettetemi, fratelli e sorelle, di assentarmi un minuto affinché io possa indossare la protesi per parlare meglio. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, oh mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen.
Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. In alto, e allora si avvia deciso verso Gerusalemme. Ed è interessante questa espressione. Gesù sta per essere elevato in alto, vuol dire forse che sta per essere crocifisso, sa che fra poco dovrà affrontare la sua passione. Oppure questo elevato in alto vuol dire che sarà portato in cielo dopo la sua passione, cioè sarà in paradiso. Oppure forse che nel momento in cui rinuncia a se stesso, Gesù raggiunge una gloria immortale. Cioè verrà ricordato per sempre. Questo elevato in alto è il nostro destino. Anche noi siamo chiamati a vivere per gli altri, anche noi siamo chiamati alla festa del cielo, ma anche noi siamo chiamati a dire di no a noi stessi, perché questo ci farà essere amati e ricordati. Penso che lo sappiamo. Noi amiamo le persone che hanno detto no a se stesse, per noi, e custodiamo il loro ricordo nel profondo del nostro cuore, con affetto e nostalgia. Ecco, questa è l'unica strada per lasciare un segno nel mondo, e cioè vivere per gli altri. Buona giornata. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Chiediamo ancora alla Vergine Maria la pace per l'Ucraina, per la Terra Santa e per tutti quei paesi dove ancora la guerra purtroppo continua. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove sedete all'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati nella nostra preghiera, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.
Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. O Maria, concedi ai sacerdoti la sapienza nell'esortare le famiglie al dono del battesimo dei loro bambini fin dai primi giorni di vita e a noi la grazia della fedeltà battesimale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. 3 giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. O Maria, Regina della famiglia, che con Gesù operasti il primo segno del suo amore per noi, ti preghiamo per la fedeltà dei coniugi e per i coniugi in crisi di fede e per tutti chiediamo la fedeltà alla propria vocazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio, l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. O Maria, ti preghiamo di proteggere i sacerdoti e di aiutarli a camminare e a condurre i fedeli, figli della Chiesa, nel percorso di conversione verso la santità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. O Regina della Chiesa, con te sosteniamo i sacerdoti che custodiscono con gioia le fatiche del ministero pastorale. Per loro domandiamo il dono della perseveranza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora mentre si mangiavano, Gesù prese il pane e pronunziata la benedizione lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. O Maria, ti affidiamo i sacerdoti e i religiosi perché, credendo in ciò che fanno, possano imitare ciò che celebrano e conformare la loro vita al mistero della croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi riprendiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, e spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Signore Gesù, ai tuoi apostoli come risorto hai affidato un prezioso mandato: andate ed ammaestrate tutte le nazioni, rassicurando loro e noi. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Hai chiesto ai tuoi discepoli di farsi carico del bisogno delle folle, a cui volevi offrire non solo il cibo per farmarsi, ma anche rivelare il cibo che dura per la vita eterna. Da questo tuo sguardo di amore sgorga per tutti noi ancora oggi il tuo invito. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Aiutaci a comprendere, o Signore, che corrispondere alla tua chiamata significa affrontare con prudenza e semplicità ogni situazione di difficoltà e sofferenza nella vita, perché un discepolo non è da più del suo maestro. Grazie, Signore, per le testimonianze commoventi che sempre ci doni, capaci di ispirare tanti giovani a seguire a loro volta te, che sei la vita, trovando così il senso della vita vera. Grazie per questi testimoni della missione, liberi di lasciare tutto per annunciare te con profonda originalità e umanità. Santa Maria, Regina degli Apostoli, Madre della Speranza, insegnaci a credere, sperare e amare con te. Stella del mare, brilla su di noi, rendici missionari della speranza e guidaci nel nostro cammino. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore.
speranza degli umili, regina del mio cuore, Maria, prendi presto la mia mano, Maria, portami al tuo Gesù. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi, ultimo giorno del mese del preziosissimo sangue, meditiamo su Maria Santissima e sull'importanza della devozione mariana per ottenere la purificazione del nostro cuore da parte del preziosissimo sangue di Gesù. Scriveva San Vincenzo Maria Strambi: è sentimento comune dei santi e singolarmente di San Bernardo che non si dispensa alle anime alcuna grazia dalla bontà del Signore che non passi per le mani di Maria Santissima. Ora questo tesoro inestimabile del sangue preziosissimo di Gesù sta depositato nelle mani di Maria, non solo per offrirlo di continuo alla Santissima Trinità a favore delle anime raccomandate alla sua materna protezione, ma anche per arricchirle come di un pegno sicuro della beata immortalità. Perciò Santa Maria Maddalena de' Pazzi offriva alla Madonna il preziosissimo sangue di Gesù affinché lei lo avesse presentato a Dio. Con ragione si fa l'offerta del sangue preziosissimo del Salvatore per le mani di Maria, poiché il sangue di Gesù ha avuto origine nel grembo immacolato di Maria e perché il latte col quale ella nutrì il Figlio di Dio si cambiò nel sangue che egli versò dalle sue vene per la redenzione del mondo. Fin dal momento in cui il profeta Simeone predisse alla Vergine quella spada di dolore che le avrebbe trafitto il cuore nella morte del suo caro figlio Gesù, ella già offrì questo sangue prezioso al Divin Padre, ma molto di più lo fece sul Calvario ai piedi della croce e lo offrì con tanta costanza di animo e affetto di cuore. Ora, quell'offerta che ella fece sul Calvario ai piedi della croce del sangue del suo unigenito non cessa di farla continuamente con amore materno innanzi al trono di Dio a favore dei suoi figli quantunque peccatori.
per cui possiamo sempre sperare di ricevere mediante così possente interceditrice e per la virtù ed efficacia del sangue di Gesù Cristo, con la remissione delle nostre colpe, tutte le grazie che domandiamo. Maria è la benefica dispensatrice di questo sangue che versa sulle anime con i tesori delle divine misericordie. E cosa non possiamo sperare? Maria lo offre, Maria lo dispensa, nelle mani di Maria è riposto questo prezioso tesoro. Tutto voglio sperare dai meriti del sangue di Gesù uniti ai grandi meriti di così grande Madre. Il colloquio è rivolto alla Madonna ed è una fiduciosa preghiera con la quale tutto si spera dalla sua bontà materna. O Vergine Santissima, mia cara Madre Maria, quanto mi consola sapere che nelle tue mani è depositato questo tesoro inestimabile e che tu per me incessantemente lo presenti al trono di Dio per il bene delle anime. Ah, vedi la mia bruttezza e con questo sangue purificami. Vedi la mia debolezza e con questo sangue fortificami. Vedi le mie miserie e con questo sangue arricchiscimi. Tutto voglio sperare. Una sola goccia di questo sangue che versi sopra di me basta a salvarmi. Ti supplico dunque umilmente con tutto l'affetto del cuore, o Madre di purità e di santa speranza, a impetrarmi la grazia di purificare il mio spirito e per l'avvenire di conservarlo puro e immacolato. Fa che per il suo sangue mi salvi chi lo sparse per me con tanta misericordia. L'esempio finale è tratto dalla vita di San Domenico di Guzman. Così scrive San Vincenzo. Si legge nella vita di San Domenico come egli vide la Santissima Vergine aspergere col sangue del suo divin Figlio il popolo concorso a udire le sue prediche. Si narra ancora che, pesandosi le opere buone di un suo devoto e stando sulla bilancia di peso assai inferiore all'altra, ove erano le innumerevoli sue scelleratezze, la Beata Vergine pose una stiglia del sangue del Redentore sul piatto delle buone opere, che in questo modo prevalse su tutti i suoi peccati. Ora, quello che altre volte la Madre di Dio ha operato a vantaggio dei suoi devoti, non dovremmo sperare che ella lo rinnoverà a vantaggio di chi a lei devotamente ricorre? Cari fratelli e sorelle, la Madonna è la mediatrice di tutte le grazie e dunque tutto speriamo da lei, pensando che lei è desiderosa di farci del bene più di quanto noi lo siamo di ricevere questo bene. Terminiamo ora il mese del preziosissimo sangue con un atto di consacrazione. Signore Gesù, che ci ami e ci hai liberati dai nostri peccati con il tuo sangue, ti adoro, ti benedico e mi consacro a te con viva fede. Con l'aiuto del tuo Spirito mi impegno a fare di tutta la mia esistenza, animata dalla memoria del tuo sangue, un servizio fedele alla volontà di Dio per l'avvento del tuo regno. Per il tuo sangue versato in remissione dei peccati, purificami da ogni colpa e rinnovami nel cuore, perché risplenda sempre più in me l'immagine dell'uomo nuovo creato secondo giustizia e santità. Per il tuo sangue, segno di riconciliazione con Dio tra gli uomini, rendimi docile strumento di comunione fraterna. Per la potenza del tuo sangue, prova suprema della tua carità, dammi il coraggio di amare te e i fratelli fino al dono della vita. O Gesù Redentore, aiutami a portare quotidianamente la croce
perché la mia goccia di sangue, unita al tuo, giovi alla redenzione del mondo. O sangue divino che vivifichi con la tua grazia il corpo mistico, rendimi pietra viva della Chiesa, dammi la passione dell'unità tra i cristiani, suscita nella Chiesa numerose vocazioni missionarie, perché a tutti i popoli sia dato di conoscere, amare e di servire il vero Dio. O sangue preziosissimo, segno di liberazione e di vita nuova, concedimi di perseverare nella fede, nella speranza e nella carità, perché da te segnato possa uscire da questo esilio ed entrare nella terra promessa del paradiso, per cantarti in eterno la mia lode. Gesù, Giuseppe e Maria. Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Eccomi al numero 81. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi celebriamo la memoria di un grande santo, fondatore della Compagnia di Gesù, Sant'Ignazio de Loyola, spagnolo dei Paesi Baschi. Aveva il sangue bollente, era un uomo forte, voleva conquistare il mondo e poi si è lasciato conquistare dal Signore.
grandi idee, grandi progetti, e poi ha capito che la cosa più importante era affidarsi al Signore. È diventato un grande santo e vive ancora attraverso la compagnia di Gesù. L'ordine è uno dei più importanti nella Chiesa e anche più forti. Vogliamo celebrare questa Eucaristia chiedendo a questo santo che ci aiuti ogni giorno a dire anche noi: eccomi Signore, serviti di me come ti sei servito di questi santi grandi. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato Sant'Ignazio di Loyola a operare nella Chiesa per la maggior gloria del tuo nome, concedi anche a noi, con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere in terra la buona battaglia della fede, per ricevere con lui in cielo la corona dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè eseguì ogni cosa come il Signore gli aveva ordinato. Così fece. Nel secondo anno, nel primo giorno del primo mese, fu eretta la dimora. Mosè eresse la dimora, pose le sue basi, dispose le assi, vi fissò le traverse e rizzò le colonne. Poi stese la tenda sopra la dimora e dispose al di sopra la copertura della tenda come il Signore gli aveva ordinato. Prese la testimonianza, la pose dentro l'arca, mise le stanghe all'arca e pose il propiziatorio sull'arca. Poi introdusse l'arca nella dimora, collocò il velo che doveva far da cortina e lo tese davanti all'arca della testimonianza, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Allora la nube coprì la tenda del convegno e la gloria del Signore riempì la dimora. Mosè non poté entrare nella tenda del convegno perché la nube sostava su di essa e la gloria del Signore riempiva la dimora. Per tutto il tempo del loro viaggio, quando la nube si innalzava e lasciava la dimora, gli israeliti levavano le tende. Se la nube non si alzava, essi non partivano finché non si fosse innalzata, perché la nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla dimora e durante la notte vi era in essa un fuoco visibile a tutta la casa di Israele per tutto il tempo del loro viaggio. Parola di Dio. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio, cresce lungo il cammino il suo vigore. Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che 1000 nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. Apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio tuo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Parola del Signore. Allora facciamo memoria oggi di questo santo, Sant'Ignazio di Loyola, un grande santo del 1500. Ecco, lo vogliamo inserire proprio nel secolo in cui lui è nato, è vissuto, ha operato. Nel 1500 la Chiesa stava attraversando un momento difficile. C'era Lutero da una parte che voleva staccare la Chiesa, dividerla, la divisa, c'erano quindi tante situazioni di miseria, guerra, eccetera. E di fronte a questa situazione negativa, di sofferenza anche per la Chiesa, che aveva bisogno di essere purificata da tante incrostazioni di potere, di ricchezza di quel tempo, ecco che il Signore suscita uomini straordinari. Ecco, Ignazio si inserisce in questo tempo dove c'era bisogno di testimonianza, di verità. E nel 1500 siamo nati noi Cappuccini come riforma austera di voler vivere il Vangelo nel 1500 ed è nata la Compagnia di Gesù. Ed erano elementi questi che aiutavano a dare speranza, a costruire la Chiesa con un volto nuovo, con più radicalità,
con più amore verso il Signore. Ecco, la storia di Ignazio è molto bella, è molto bella. Era di nobile famiglia, stava bene e lui passava il tempo a fare le guerre, si metteva a servizio di qualche signore più grande di lui e veniva pagato, si portava dietro dei soldati e lui un giorno stava proprio attaccando la città di Pamplona e l'aveva assediata. E cosa è successo in quella battaglia dove Ignazio era un po' il capitano della compagnia, era colui che urlava, che comandava, che voleva conquistare questa città, e una palla di cannone sparata dalla città di Pamplona gli è arrivata addosso e gli ha spaccato la gamba. Lui camminerà sempre zoppo, infatti lo chiameranno lo zoppetto Ignazio, è rimasto ferito per tutta la vita. Una palla di cannone. Il Signore, per chiamarlo, guardate, è una cosa incredibile, per chiamarlo a lasciare questa vita vuota, insulsa, fatta soltanto di guerra, di ambizioni, eccetera, l'ha fermato con una palla di cannone. È stato costretto a lasciare la guerra, è stato infermo per mesi e mesi sul letto e che cosa ha chiesto all'infermiera, alla suora che lo assisteva? Dammi qualcosa da leggere, dammi un romanzo d'amore che passi un po' il tempo. E l'infermiera o la suora che era lì gli hanno detto noi non abbiamo di questi libri, abbiamo la vita di Cristo, la vita dei santi. Se vuoi leggere questi libri te li diamo volentieri. Piuttosto di niente li ha accettati e si è messo a leggere la vita di Cristo, il Vangelo. È andato in crisi. La parola del Signore gli è entrata dentro. Eccomi, voglio cambiare vita. Non è possibile sciupare la vita soltanto cercando di far crescere dentro l'ambizione, l'orgoglio, il potere. Ma che serve tutto questo? Io voglio donarla al Signore per amore dei fratelli. E così, quando è ritornato poi un po', ha riacquistato un po' la salute, ecco, ha mollato tutto e ha incominciato a condurre una vita di preghiera. E poi ci sono state altre persone che hanno voluto seguirlo e lui addirittura ha chiamato questa nuova realtà che si stava formando nella Chiesa la Compagnia di Gesù, come lui era abituato da soldato a chiamare la compagnia militare, no? Con termini proprio militari. E il figlio più bello che è uscito dalla sua compagnia è Francesco Saverio, missionario delle Indie, un grande uomo. Ecco, e lui è diventato poi sacerdote, ha celebrato la messa al Santissimo Redentore nel nostro convento prima di prendere la nave e di partire Francesco Saverio per le Indie. E poi, ecco, Ignazio è morto a Roma praticamente, ecco, con questo desiderio di far conoscere Gesù Cristo attraverso l'esperienza degli esercizi spirituali. Carissimi fratelli, la vita di Sant'Ignazio ci dice che tante volte il Signore interviene in una maniera forte, incomprensibile. Ci è voluto una palla di cannone per fermarlo, perché lui era pieno di attività, voglia di fare, e il Signore non aveva un altro modo per fermarlo se non con quella palla di cannone che l'ha un po' paralizzato. E da lì è iniziata una storia nuova.
Tante volte possono capitare anche a noi delle cose che ci fanno soffrire, situazioni incomprensibili, però attraverso queste esperienze il Signore ci conduce e ci fa capire cosa vuole da noi. Chiediamo a Sant'Ignazio che ci illumini, ci aiuti ad avere sempre tanta fede e a fare tutto, come diceva lui, per la gloria di Dio. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti siano gradite, Signore Dio, le offerte che ti presentiamo nella memoria di Sant'Ignazio e fa che i divini misteri, sorgente di ogni santità nella Chiesa, santifichino anche noi nella verità, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di Sant'Ignazio. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la ammaestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi
il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Vandina, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ignazio di Loyola, San Leopoldo, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E con la fiducia che anche con noi il Signore tante volte vuole parlarci e vuole fare qualcosa di bello con noi, attraverso di noi, e che c'è sempre un Dio che ci attende, ecco, che noi ci rendiamo disponibili, preghiamo perché possiamo anche noi diventare strumenti di amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza. E venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, abbi pietà.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono ma io soltanto. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Al numero 205. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui. Il Signore è Salvatore, in Lui confido, non ho timore, in Lui confido, non ho timore. Il Signore Preghiamo. Il sacrificio di lode che ti abbiamo offerto, Signore, in rendimento di grazie nella memoria di Sant'Ignazio, orienti la nostra vita alla lode perenne del tuo nome, per Cristo nostro Signore. E per l'intercessione allora di questo grande santo e con la presenza sempre del nostro Padre Leopoldo, senda la benedizione del Signore su di voi e sulle persone che soffrono, persone sole, e che veramente possono e possiamo sperimentare sempre questa presenza del Signore e benedirlo. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
O Maria Santissima. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. O Maria purissima, sei l'eletta del Signore, salva i tuoi figli, guidali al cielo, sorreggi tu la speranza dei loro.
produciamo da sempre i migliori articoli per i tuoi sogni. Il tupper è parte integrante del nostro letto. Ampia gamma confezionata con materiali di ogni caratteristica. Da Fedars col calore, il tessuto cambia colore. Materassi a molle o schiumati per uso privato, turistico o assistenziale, nelle versioni anallergiche, spoderabili, lavabili, anche su misura. Guanciali e biancheria, prodotta soprattutto con materiali senza impatto ambientale. Reti ortopediche e motorizzate, ampia scelta di poltrone relax, motorizzate, massaggianti, per la mobilità ed il comfort delle persone anziane. Produzioni per roulotte e camper. Possibilità di richiedere sopralluogo di un nostro tecnico per consulenza e misure. Pagamenti rateali senza interessi, anche per persone anziane. Produzione e vendita diretta al pubblico. A Legnaro. Gli angeli sono tornati su TV7 Triveneta e sono pronti a mettersi in azione. Charlie's Angels, The Original Series. Fermi, sparo! Eccezionale! 3 donne audaci e brillanti, mentre navigano in un mondo di pericolo, glamour e intrighi. Tu non mi conosci, ma io sì. Non so se riesco a fermarlo! Charlie's Angels, dove ogni avventura è avvolta nel mistero e nell'audacia. Non si muova. Mi dispiacerebbe piazzare un proiettile in quel bel corpo. Charlie's Angels, The Original Series, tutti i giorni alle ore 8 su TV7 Triveneta, canale 19 del tuo telecomando. Et je pense aux jours lointains. Pensiero di Padre Pio di oggi. La vera pace nasce dall'amore fraterno, che è il riflesso dell'amore di Dio nel cuore degli uomini. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Ben ritrovati dalla redazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha scelto il proprio dirigente Donato Liguori come nuovo commissario dell'Autorità Portuale di Trieste e Monfalcone.
Il MIT opta dunque per una soluzione interna al fine di sostituire Antonio Gurrieri, dimessosi martedì davanti all'inchiesta giudiziaria sulle consulenze esterne effettuate attraverso una società austriaca di sua proprietà. La nomina da parte del ministro Matteo Salvini è stata ufficializzata ieri sera. Liguori è oggi il responsabile della Direzione Generale per i Porti, la logistica, l'intermodalità del Ministero, posizione apicale raggiunta nell'agosto del 2023. In precedenza Liguori è stato responsabile della struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, che analizza le strategie ministeriali, monitora i finanziamenti alle infrastrutture e valuta l'impatto delle proposte di legge sul settore. Liguori è entrato al Ministero nel 2017, prima a supporto del sottosegretario e poi come funzionario dell'ufficio legislativo. Nel 2020 la promozione a dirigente. Don Lorenzo Magarelli rischia il pignoramento dello stipendio. Il sacerdote condannato in primo grado in appello a 1 anno e 10 mesi di reclusione per aver circuito un'anziana facendosi consegnare migliaia di euro, non ha mai pagato alla vittima la provvisionale di 30.000 euro stabilita dalla sentenza. La somma era stata decisa dal giudice in favore della parte lesa come anticipo sull'importo da stabilire in un eventuale processo civile. Furto nel negozio di ottica Sirocchi di via Dante 14 a Trieste. Una coppia di ladri è riuscita a rubare 4 paia di occhiali di marca da circa 300 euro l'uno per un valore complessivo di oltre 1.000 euro. Il colpo è stato messo a segno ieri mattina mentre il personale era impegnato con altri clienti. Le telecamere installate all'interno del punto vendita hanno ripreso la presenza dei due, un uomo e una donna di circa 40 anni, dai tratti apparentemente occidentali. Locali chiusi dalle 24 alle 5 del mattino e divieto già dalle 22 di detenere e consumare bevande di qualsiasi genere in bottiglie o contenitori di vetro o alluminio nell'area compresa tra Piazza Garibaldi a Piazza Perugino, escluso Viale D'Annunzio a Trieste. È in sintesi l'ordinanza che il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha firmato e che ha ricevuto il via libera del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato in prefettura il primo dal nuovo prefetto Giuseppe Petronzi. Entrerà in vigore il 1 di agosto. Nell'area indicata è stata disposta dalle 24 alle 5 la chiusura dei pubblici esercizi, delle attività commerciali, dei distributori automatici, delle attività artigianali che vendono prodotti alimentari. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Su pianura e costa, sui monti, prevalenza di bel tempo. Dal pomeriggio sui monti variabilità con qualche possibile rovescio temporalesco. Venti a regime di brezza. Per quanto riguarda le temperature, minime in pianura fra 13 e 16 gradi, sulla costa fra 16 e 19, le massime in pianura fra 27 e 29, le massime fra 25 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.
Giovedì, al nord la pressione è stabile. Giornata prevalentemente soleggiata con cielo poco nuvoloso e locali rovesci pomeridiani sulle Dolomiti bellunesi. Temperature stazionarie. Venerdì, pressione in lieve calo. Giornata con una mattinata stabile e soleggiata. Nel pomeriggio invece ci saranno precipitazioni sui settori alpini e zone vicine e pianura veneta. Al centro, la pressione è stabile, pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, salvo locali annuvolamenti tra i rilievi di Lazio e Abruzzo. Caldo gradevole. Venerdì, la pressione è stabile, giornata che vedrà generali condizioni di bel tempo. Il cielo infatti si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Al sud, locale instabilità. Delle piogge potranno bagnare i settori appenninici calabresi durante il giorno. Altrove avremo invece un maggiore soleggiamento con cielo sereno. Venerdì, la pressione è stabile. A parte qualche pioggia pomeridiana sui rilievi della Calabria, per il resto avremo generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Lega Araba e Unione Europea esortano Israele ad accettare soluzioni a due stati e invitano Hamas al disarmo, il piano per Gaza nella dichiarazione di New York delle Nazioni Unite. Uno dei terremoti più forti mai registrati ha colpito la costa della Russia, ferendo diverse persone, secondo le autorità locali. L'epicentro del terremoto di magnitudo 8.8 si trova a circa 119 km dalla città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, nella penisola di Kamchatka. Secondo l'Istituto di Oceanologia russo, le onde dello tsunami hanno raggiunto un'altezza di 10-15 metri in alcune zone della costa. Gli scienziati locali prevedono scosse di assestamento con una magnitudo fino a 7.5 e la possibilità di ulteriori tsunami vicino al capoluogo regionale, anche se per ora l'allerta è rientrata. Il capo del Dipartimento Sanitario della zona ha dichiarato che diverse persone sono rimaste ferite mentre uscivano dagli edifici. Anche un asilo locale sarebbe stato danneggiato. Tutti i feriti sarebbero in condizioni stabili. Le autorità delle isole Kurili, nell'estremo oriente russo, hanno dichiarato lo stato di emergenza a seguito dello tsunami, poi revocato nelle ore successive. Le prime onde dello tsunami hanno anche colpito le coste della California nella tarda mattinata di mercoledì, in particolare a Crescent City, vicino al confine con l'Oregon. Il sisma è tra i 6 più potenti mai registrati sul pianeta. Russia, terremoto di magnitudo 8.8 in Kamchatka, nell'estremo oriente, è uno dei più forti mai registrati al mondo, allarme tsunami dal Giappone all'Alaska. Quasi 2 milioni di persone sono state invitate a lasciare le loro abitazioni in Giappone dopo la deflagrazione del sisma nell'estremo oriente russo e il conseguente allarme tsunami nell'Oceano Pacifico. Circa 10.500 di loro si trovavano nell'isola di Hokkaido. Le autorità hanno invitato i residenti lungo la costa orientale del paese a spostarsi verso aree più elevate. Il Giappone ha registrato onde alte, più di 1,22 m sono state rilevate nel porto di Kuji, sulla terraferma. Il paese ha attualmente declassato l'allerta tsunami, avvertendo però gli evacuati che le onde sarebbero rimaste alte per almeno un giorno. L'allarme tsunami è scattato dopo il potente sisma di magnitudo 8.8, registrato in una zona remota dell'estremo oriente russo, scatenando onde che hanno raggiunto tutto l'Oceano Pacifico.
18 Stati membri dell'Unione Europea hanno presentato richieste di prestiti emessi dalla Commissione per finanziare progetti di difesa. Tra questi figurano l'Italia e la Polonia, che ha fatto domanda di oltre un terzo del totale. Gli altri Stati che intendono accedere ai prestiti a basso costo previsti dallo strumento di azione per la sicurezza in Europa, detto SAFE, sono Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Portogallo, Romania, Slovacchia e Finlandia. This is a national decision, so member states are free to decide if they want to take loans to increase their defense spendings or not. We are satisfied, of course, with these 18 initial member states. We're convinced at the same time that more member states will express their interest. Commissioner Kubilius is in touch with them, and he is pretty confident that this figure will increase. SAFE è la parte minore del piano Rearm Europe, poi ribattezzato Readiness 2030, il cui valore, stimato da 800 miliardi di euro, dovrebbe venire principalmente dall'uso della clausola nazionale di salvaguardia, vale a dire la scelta dei singoli Stati membri di investire a deficit in difesa, superando anche il rapporto del 3% del PIL fissato dal patto di stabilità. L'Italia attinge al fondo comune con l'obiettivo di finanziare i programmi di difesa già pianificati nel quinquennio 2026-2030. Le opposizioni hanno criticato la decisione di indebitarsi per acquisire o produrre armi. Mercoledì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l'intenzione di imporre un dazio del 25% sulle merci provenienti dall'India, oltre a un'ulteriore tassa non specificata per sanzionare Nuova Delhi per l'importazione di petrolio greggio russo. In un post sul suo social media Truth, Trump ha accusato l'India di acquistare la maggior parte dei suoi equipaggiamenti militari dalla Russia e di essere il più grande acquirente di energia russa, in un momento in cui, testuale, tutti vogliono che la Russia smetta di uccidere in Ucraina. L'India dipende da Mosca per circa il 35% delle sue importazioni di greggio, con il picco di 2 anni di importazioni proprio nel giugno di quest'anno. Inoltre Nuova Delhi importa circa 80 miliardi di dollari in attrezzature militari russe. Le sanzioni a Nuova Delhi arrivano nel contesto della minaccia di Trump di imporre dazi fino al 100% ai partner commerciali della Russia se il presidente Vladimir Putin non cesserà le ostilità in Ucraina. Lunedì Trump ha annunciato un ultimatum di 10 o 12 giorni entro il quale la Russia deve accettare di firmare un cessate il fuoco. Il 14 luglio aveva concesso a Mosca 50 giorni. Gli Stati Uniti stanno pianificando di distruggere contraccettivi per un valore di circa 10 milioni di dollari, destinati ai paesi africani principalmente. Il Dipartimento di Stato statunitense ha confermato questa decisione, che è il risultato del congelamento di tutti gli aiuti esteri deciso dal presidente Donald Trump all'inizio di quest'anno. In the Belgian city of Hill, located in the province of Antwerp. Behind me is the warehouse that has been storing US-funded contraceptives for the past months. The warehouse is not accessible at the moment, but according to a US document from April, these supplies include over 50,000 intrauterine devices, almost 2 million doses of injectable contraceptives, and over 2 million packets of oral birth control. I deputati statunitensi stanno cercando di impedire che queste scorte vengano incenerite, ma potrebbero non riuscire a far approvare in tempo le leggi necessarie. Anche diverse ONG, l'ONU e il governo belga stanno cercando di esplorare tutte le opzioni possibili per salvare le scorte, ma finora non ci sono riusciti. Aujourd'hui, ce que ça signifie, la destruction de ces contraceptifs, c'est la mise en danger de femmes partout dans le monde, et notamment en Afrique, puisqu'ils étaient destinés dans des pays pauvres en Afrique. Et c'est aussi la mise en danger, et parce qu'on parle d'implants, on parle de préservatifs, et des préservatifs, c'est ce qui protège aussi des infections sexuellement transmissibles, c'est ce qui protège du VIH. In Francia il Partito dei Verdi ha anche inviato una lettera al presidente francese Emmanuel Macron e alla Commissione europea chiedendo loro di sollecitare gli Stati Uniti a sospendere la distruzione delle forniture e di mediare gli sforzi diplomatici insieme alle ONG per garantire che questi prodotti raggiungano i destinatari previsti. The Commission has told us that they have taken note of the concerns raised and that the EU remains strongly committed to promoting sexual and reproductive health and rights. The EU executive will also continue to monitor the situation closely to find the most effective solutions. Paula Soler, Euronews, Brussels.
L'Unione Europea non è riuscita a trovare un accordo sulla sospensione dei fondi per la ricerca destinati a Israele in risposta alla guerra a Gaza. La proposta della Commissione Europea richiedeva una maggioranza qualificata degli Stati membri, ma Germania e Italia, due dei paesi più grandi, hanno dichiarato di aver bisogno di più tempo per esaminarla. Sebbene non sia un membro dell'Unione, Israele ha pieno accesso al programma Horizon in qualità di paese associato. Si tratta del più grande programma di ricerca a livello mondiale. This would focus specifically on the European Innovation Council Accelerator under Horizon Europe. What is this exactly? This is the part of the funding program where we fund startups, including Israeli startups, that participate in projects that have a dual use potential. So disruptive technologies can be drone, can be quantum, can be artificial intelligence. And this is the part that is affected by the Commission's proposed suspension. Con il bilancio attuale, le entità israeliane hanno ricevuto circa 900 milioni di euro da Horizon Europe. La Commissione ne ha proposto una sospensione parziale. Quindi, se tale decisione fosse stata presa, Israele avrebbe potuto perdere 200 milioni di euro di finanziamenti. Of course, we always lose. We want to collaborate with third countries, and this is precisely why Horizon Europe is also open to researchers, universities, students from third countries. So, of course, our objective is to collaborate. Now, this decision was taken as a reaction to the review of Article 2 of the EU-Israel Association Agreement, and projects where grant agreements have already been signed will continue. La Commissione Europea ha accusato Israele di violare i suoi obblighi in materia di diritti umani, mentre l'ONU avverte di una catastrofica carestia a Gaza. L'Unione Europea, la Lega Araba e altri paesi hanno esortato Israele a impegnarsi in favore di uno Stato palestinese e Hamas a deporre le armi in occasione di una conferenza di alto livello delle Nazioni Unite. La cosiddetta dichiarazione di New York definisce un piano graduale per porre fine al conflitto che dura da quasi 8 decenni e alla guerra in corso a Gaza. Il piano culminerebbe in una Palestina smilitarizzata che vive in pace con Israele e la sua integrazione nella più ampia regione mediorientale. Prevede che l'autorità palestinese governi e controlli tutto il territorio palestinese, con un comitato amministrativo transitorio istituito dopo il cessate il fuoco a Gaza. Hamas must end its rule of Gaza and hand over its weapons to the Palestinian Authority. And we stand ready to invite regional and international forces to be deployed in full coordination with the State of Palestine as a part of a stabilization